Amici di It's Logo Time, oggi vi lascio con un video particolare perché qualche settimana fa ho avuto il privilegio di essere intervistato, privilegio, onore di essere intervistato da Radio Regione, quindi un piccolo passo per me, per questo canale, e vi lascio ovviamente all'intervista completa e prima Radio Regione, poi il mondo. Iscrivetevi al canale, seguitemi sui social, come sempre tutti i link trovate sempre tutto qua sotto in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! E ben ritrovati cari amici ascoltatori di Radio Regione, io sono Federico Stern e questo che state ascoltando è On Air, interviste e storie. L'argomento del giorno è il graphic design e a parlarcene sarà un vero esperto, un ospite speciale che è Andrea Follino. Buongiorno Grazie. Andrea, benvenuto su On Air. Grazie Federico, grazie mille, bellissima introduzione. Grazie a te per essere qui con noi, Andrea, il piacere è tutto nostro. Io ti direi, prendici proprio per la mano, insomma, accompagnaci all'interno di It's Logo Time. Innanzitutto, partiamo appunto dalla base, cioè dalla storia dietro It's Logo Time. Come è nato, come si è sviluppato? Beh, è nato principalmente perché a me piacciono molto le storie, quindi mi piacciono molto i personaggi storici che raccontano comunque cose che noi vediamo tutti i giorni, ma che magari non ci poniamo delle domande perché sono lì, perché sono fatte in quel modo, no? E quindi, essendo appunto io un grafico, avendo lavorato come grafico, adesso lo faccio come freelance, quindi comunque sono sempre in quell'ambiente, mi è venuto in mente questa cosa di comunque condividere anche questi dettagli, queste informazioni con, appunto, con il web, visto che nessuno lo faceva. No, certo, è una cosa molto originale. Infatti, guarda, io vorrei anche entrare un po' più nel dettaglio perché adesso sono curioso. Riesci a farci qualche esempio, così, il primo che ti viene in mente? Ma il primo che mi viene in mente, vabbè, sicuramente mi viene sempre in mente quello di Apple, perché con la sua semplicità comunque è riuscito anche a diventare iconico negli anni, e tutto nasce da Steve Jobs, che in realtà come primo logo aveva una raffigurazione di Isaac Newton sotto un meleto. Ok, Quindi dall'inizio e dici, parte tutto da lì. esatto, ed è partito tutto da lì. Pure anche Nike, che dovrebbe essere l'ala stilizzata della dea Nike, che era appunto la dea della La vittoria, vittoria, come no? ma nessuno andrebbe a pensare che è un'ala. Lo swoosh Certo. è riconosciuto come swoosh, ma non si sa tante volte l'origine di queste cose. Certo, e guarda, mi hai detto, tu sei, ovviamente, si capisce anche solo da questo che sei appassionato di storie, mi hai detto, però Sì, sei anche graphic designer, quindi come sì. si intersecano queste due cose? Essenzialmente, essendo anche graphic designer, che input ti dà per poi capire anche la storia e tutto ciò che sta dietro un logo? Ma diciamo che poi a livello lavorativo questa cosa mi serve, perché comunque riesco magari anche a volte a studiare in maniera Mhm. diversa loghi o grafiche che poi vengono applicati per argomenti o per attività svariate. Quindi anche in quel caso vado tante volte a capire l'origine, perché viene scelto un determinato argomento da trattare, perché potrei provare ad usare un elemento rispetto ad un altro. Mhm. No, devo dire che utilizzando il canale YouTube come valvola di sfogo mia per condividere Certo. queste cose, poi l'ho anche riutilizzata decisamente a livello lavorativo, e cerco sempre di spiegare anche i perché, quando consegno un lavoro, perché ci sono, Assolutamente. perché ci sono questi elementi, perché ci sono questi colori,
È tutto un po' in... Tutto collegato, ho capito, è esatto, tutto come una ragnatela, diciamo, è esatto. tutto, c'è un filo che connette più o meno tutto. E guarda, proprio concentrandoci su questo versante lavorativo barra professionale, secondo te quali sono, dato che immagino ne avrai viste e visti di tutti i colori, quali sono le caratteristiche che un logo, per essere proprio efficace sotto ogni punto di vista, dovrebbe avere, secondo te? Allora, per me sicuramente la semplicità, Mm, perché tante volte un logo con tanti elementi o troppi elementi, a volte rischia di non essere valorizzato, ecco, perché se all'interno di un logo ho 4 elementi che lo vanno a comporre, diventa è difficile andarli a riconoscere, mentre se è un elemento che sta per sé, sicuramente è più d'impatto. mhm. Così come l'utilizzo dei colori, perché se utilizzo troppi colori o troppe sfumature di un colore, anche in quel caso, secondo me, si rischia di andare a perdere un po' questo lato grafico. Comunque, per chiudere, sicuramente la semplicità, perché appunto deve essere riconoscibile poi al giorno d'oggi sul digitale Certo. che va ovunque, il logo per me deve essere applicabile sia sulla stampa. Minimalista un po', in un certo senso, Sì, senza, non eccessivamente, ovviamente, senza rischiare di appunto semplificarlo troppo, però comunque deve essere semplice. Perfetto, Andrea. Allora, esatto. guarda, io ne approfitto a questo punto per ricordare a tutti i nostri amici ascoltatori i tuoi contatti, il profilo Facebook It's Logo Time, il tuo profilo Instagram Andrea_Follino. Ci ricordi anche ovviamente il canale YouTube, così poi andiamo tutti a vedere, insomma, tutti i nostri ascoltatori potranno andare tranquillamente a dare un'occhiata e scoprire tutte queste curiosità sui loghi. Esatto, sì, sì, il canale YouTube anch'esso si chiama It's Logo Time. Su Instagram ho deciso di tenere il mio nome perché condivido un po' di tutto, quindi non mi sembrava giusto focalizzarmi Solo su su... quello, ho capito, è più Esatto. è proprio sulla tua persona. Allora, guarda, comunque ne approfitto per fare così questa operazione, per farti conoscere un po' anche a tutto il pubblico di On Air e di Radio Regione, che è un pubblico molto social, quindi ti dico, andranno immediatamente o su Facebook o su Instagram a Meno cercarti, male, meno per male. aiutarti un po', diciamo, ad essere un po' più visibile, ecco, per darti più visibilità e aiutare anche loro a trovarti più facilmente. Io direi di lanciare l'hashtag It's Logo Time Ah, adesso durante questa intervista, così poi lo potrai utilizzare anche tu tranquillamente. E guarda, me ne è venuto in mente anche un altro, dimmi sì, se ti piace, hashtag Logos Fun Facts, che alla fine è anche un eh, po' quello che riassume un po' anche la tua attività su, assolutamente. su YouTube. Quindi mi raccomando, utilizzali entrambi, così poi veramente riusciamo a trovarti facilissimamente e facciamo fare un po' di visualizzazione ovviamente a questa intervista. Nel frattempo io ti Benissimo. ringrazio tantissimo per essere stato con noi oggi e ti auguro un grande in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie mille Federico, anche a te e anche al vostro progetto di Radio Regione.